Questa unità non sparava, non combatteva, eppure ha salvato migliaia di vite, ingannando Hitler. Sembra una leggenda. Carri armati gonfiabili, registrazioni audio, soldati che fingevano di essere un esercito intero. Ma non è un trucco da film, è successo davvero. Ed è una delle operazioni più intelligenti e sottovalutate della Seconda Guerra Mondiale. E la parte più inquietante è che questa storia non parla solo del passato, parla di come vinci una guerra senza combatterla. Facciamo un passo indietro. Gli alleati stanno per sbarcare in Europa. La Germania è ancora fortissima. Ogni errore costa migliaia di morti. E c'è un problema enorme. Non puoi attaccare ovunque. Hai pochi uomini e il nemico ti sta osservando. Quindi la vera domanda non è dove attacchiamo. Come facciamo a convincere il nemico che attaccheremo nel posto sbagliato? Qui entra in gioco qualcosa di mai visto prima. Un'unità segreta dell'esercito americano. Ufficialmente 23esimo Headquarters Special Troops, nome reale, Ghost Army. Non era composta da soldati normali, ma da artisti, scenografi, illustratori, ingegneri del suono, pubblicitari, gente che sapeva mentire bene. Niente fucili, niente bombe. Le loro armi erano carri armati gonfiabili, aerei finti, basi militari di cartone e registrazioni audio di eserciti in movimento. Li montavano in poche ore. Da lontano sembrava tutto reale, da vicino era aria, ma il nemico non guardava da vicino, guardava dall'alto, con ricognizioni aeree, e ci cascava. Non si fermavano lì, trasmettevano falsi messaggi radio, con accenti sbagliati, errori volontari, dettagli troppo realistici. Facevano credere ai tedeschi che divisioni intere si stessero spostando, attacchi fossero imminenti, rinforzi stessero arrivando. In realtà non c'era nessuno, solo rumore. Prima dello sbarco in Normandia, la Ghost Army mette in scena il suo capolavoro. Convince i tedeschi che l'attacco principale arriverà a Calais, non in Normandia. Hitler ci crede. I generali ci credono, le truppe restano nel posto sbagliato e quando l'attacco vero arriva è troppo tardi. Qui c'è una cosa importante da capire. Se la Ghost Army avesse fallito, quei soldati finti sarebbero diventati soldati veri, mandati al massacro. Ogni bugia ben riuscita significava vite salvate. Ogni inganno funzionante era un campo di battaglia che non esisteva. E ora veniamo alla parte che raramente viene detta. La Ghost Army dimostra una cosa scomoda. La guerra non la vince chi ha più armi, ma chi controlla meglio la percezione. Non hanno sconfitto il nemico. Hanno convinto il nemico di una realtà alternativa. E questo è potente, pericoloso e incredibilmente moderno. Oggi non usiamo carri armati gonfiabili. Usiamo notizie, immagini, narrazioni, algoritmi. Ma il principio è lo stesso. Se controlli ciò che l'altro crede reale, controlli anche le sue decisioni. La Ghost Army non ha solo vinto battaglie, ha anticipato il mondo in cui viviamo. All'inizio ti ho detto che questa unità non sparava, non combatteva, eppure ha salvato migliaia di vite. Ora sai perché. Perché a volte la guerra non si vince sul campo, ma nella testa del nemico. Ed è questo il vero potere dell'esercito fantasma.